Ciao Davide e grazie per averci accolto nel tuo ristorante. Volevo chiederti qual è stato il momento in cui hai capito che saresti diventato uno chef. Ah, forse lo devo ancora capire. Non c'è un momento che ho capito che diventavo uno chef. Eh, c'è stato un momento dove ho capito che la cucina mi piaceva molto, questo sì, e che mi sarei dedicato parecchio a questa professione. Poi diventare uno chef o meno per me non era così importante. Per me l'importante era poter sperimentare, fare ricerca. Quindi anche da piccolo magari non chiedevo soldi, però chiedevo la possibilità di poter fare che cosa volevo in cucina. C'è mai stato un piatto in particolare che a te stesso ha fatto capire che in effetti la ricerca la sapevi fare? Mm, Beh, quando è nato il CyberX subito non ho capito che cosa avevo fatto, l'ho capito 2 o 3 mesi dopo e sì, forse il CyberX mi ha dato un punto di riferimento, questo era qualcosa, lì ho capito che avevo trovato qualcosa di nuovo. Il prossimo anno compie 20 anni, quindi è un giovanotto, però per essere un piatto che è 20 anni che continua a girare nelle cucine e continua a dare ispirazione, credo che sia già un bel vecchietto. E con Bal.0 convive con un museo, è così che arte e cibo si incrociano più facilmente. Non lo so questo, diciamo che questo posto qua a me piace molto perché si respira che c'è un'esposizione artistica qua di fianco. Quello che succede in questi 5 metri più spostati del castello, mh, io vado sempre coi piedi di piombo a dire che la cucina è arte. L'ho sempre detto, anche quando c'erano molti colleghi che sostenevano che invece la cucina è arte, adesso ho visto che un po' tutti sono tornati a dire che è artigianato, però diciamo che l'espressione del cucinare può raggiungere delle punte espressive artistiche, questo direi di sì. Se devo paragonarlo a un'arte maggiore, la cucina, la cosa che assomiglia di più secondo me è il teatro, e questo posto qui è abbastanza particolare perché se noi andassimo proprio qua di fronte a 5 metri e lo guardassimo da fuori si vedrebbe proprio che è un palcoscenico e quindi io ci vado tante volte di sera, non stasera perché piove, ad osservare e mi rendo conto che c'è un'opera che è diversa tutte le sere, perché sono gli attori, sono i clienti che cambiano e quindi magari rimane le luci, la regia, la scenografia, la coreografia è quello che ci posso mettere io, però poi è un'opera che cambia tutte le sere ed è una cosa che mi affascina questo. Hai mai pensato, ti piacerebbe cambiare, ripartire da zero, in un altro modo, da qualche altra parte? Beh, diciamo che per me il cambiamento è sempre dietro l'angolo, non, non do mai per escluso o deciso niente, quindi diciamo che il Combal ogni 2 o 3 anni cambia internamente, cioè il Combal.0 è cambiato, ha fatto almeno 5 ristoranti rimanendo nello stesso posto, cambiando totalmente filosofia, cambiando nel senso evolvendo, non perché doveva cambiare, però perché per quello che faccio arrivo ogni 2 o 3 anni che ho bisogno di un cambio. Adesso siamo vicini all'ulteriore cambio, sì. Quindi comunque per me un challenge c'è sempre, ogni 2 massimo 3 anni c'è un punto zero che ricomincia. E la filosofia di adesso, quella che stasera sarà qui, qual Quella è? di adesso diciamo che è quella nuova, tra virgolette, che però per me comincia ad essere già vecchia, perché è andata in scena l'altro anno a settembre. Per andare in scena a settembre vuol dire che ce l'avevo già in testa almeno un anno e mezzo prima, è già passato un anno, quindi siamo sui 3 anni, anche se chi l'ha visto lo può aver visto solo da 1 anno e 2 mesi, 1 anno e 3 mesi. Questa evoluzione è l'up and down, quindi spostare tutte le materie grasse e proteiche, quindi le proteine e i grassi all'inizio della cena
perché è logico ed è fisiologico che noi abbiamo tutti i succhi gastrici pronti per cenare e ne portiamo via il 50% con i primi 2 piatti, magari normalmente molto freschi, acidi, perché pensiamo che così richiamiamo i succhi gastrici, ne abbiamo sprecati il 50%. E invece farli lavorare all'inizio e così in modo che normalmente quando arriva in un menù degustazione abbastanza lungo come anche questo, che sono 13 piatti, arrivi al main course, arrivi ai piatti principali, sei stanco e diresti ma questo me lo sarei goduto prima. Bene, io l'ho sentito tante volte e poi l'ho applicato e la gente, diciamo che il cliente rimane molto stupito da come arriva con la voglia sui dessert di mangiarli, che normalmente paragona magari altri menù più o meno lunghi uguali, dove poi magari aveva un po' di difficoltà, e invece uno si siede e inizia con piccione e Barolo e poi tutto in discesa. Niente male. E questa tua fame di creatività che hai, come fa a esserci ancora dopo tanti anni? Cos'è che ti Che tiene sono già così attivo? vecchietto, che cioè che Insomma, anni di continuo. attività. Beh sì, guarda, io il giorno che non mi sento più così smetto, quindi ringrazio che sono ancora così, forse perché sono rimasto ancora immaturo, non ho voluto ancora crescere, è una cosa che si paga nella vita, è una cosa che costa, rimanere libero con la voglia di seguire comunque sempre la tua strada, è qualcosa che costa molto ma ti dà tanto. Probabilmente a me sta dando ancora questa voglia, questa forza. E poi anche come diceva Steve Jobs, stay hungry, state affamati, perché io non ho ancora neanche una casa di proprietà, forse questa fame che ho ancora mi tiene vivo. E come chef, quanto sei competitivo tu? La competitività ce l'ho, io sono un competitivo nato, però non ce l'ho nei confronti degli altri, ho una competizione con me stesso è altissima, la competizione con me stesso è altissima, quindi forse questo lega anche il motivo perché ho ancora voglia, perché comunque ho ancora delle sfide, ho ancora molte sfide da voler raggiungere e questa competizione è la mia. Passi delle notti insonni per cercare di migliorare piatti o menù? No, passo delle notti insonni pensando, ragionando, qualche volta in cucina, qualche volta sì, però non è la cosa che prediligo, la notte passarla in cucina a provare. Le prove le preferisco tarda mattina, primo pomeriggio. Invece passo le notti a pensare, a progettare, sì, questo sì, ma non in cucina. Nel corso della tua carriera hai visto che la cucina è diventata anche un po' una moda, adesso è esplosa su Instagram, social media, molti vogliono fare piatti, pensano più al piatto bello quasi che al piatto buono, perché è anche un po' un biglietto da visita. Tu hai mai, a volte ti ha mai influenzato a pensare come sarà? Come sarà nel futuro, non lo so. Il fatto del pensare prima a un aspetto estetico, assolutamente. Nel 2000 io ho codificato il mio metodo di ricerca, si chiama gusto della forma, però la risultante, difatti già lo sto dicendo, la bellezza del piatto deve essere una risultante estetica di un progetto, quindi in una vision di design, progettare solo sotto la funzione estetica è un modo di progettare, ma non è quello che preferisco, perché per me ci deve essere ergonomia e funzionalità in un piatto, con il fatto che se c'è ergonomia e funzionalità ci deve essere anche una risultante estetica, questo sì, assolutamente sì, perché comunque il bello fa parte del buono, non sono molto sconnesse le due cose, però progettare mettendo davanti il bello prima del buono, assolutamente mai. Posso progettare per mettere davanti un colore, posso progettare per mettere davanti una forma come inizio,
che parte di lì il progetto, ma la risultante estetica, la bellezza, mai, no, piuttosto lascio un piatto un po' sgraziato, un po' brutto, ma non mi interessa. L'Italia, la cucina italiana è famosa nel mondo più per il suo lato tradizionale che quello innovativo. Secondo te è giusto così e rimarrà così? Ma direi che noi abbiamo perso un po' di treni a voler correre dietro la creatività delle altre cucine, non mettendo in risalto immediatamente quello che è il patrimonio culturale del gusto italiano. Io non parlerei di tradizione, parlerei del gusto italiano, che poi si sviluppi molto attraverso qualcosa che, tra virgolette, noi consideriamo tradizione, però è già un paio d'anni che spiego questo concetto qui di tradizione, che il problema è che gli italiani vedono la tradizione come una cosa ferma, che è rimasta indietro, vecchia, collegata, molto sconnessa perché è della nonna ed è una cosa lontana, e l'innovazione è una cosa che invece si sposta oltre noi. Assolutamente non è un concetto di innovazione quello. Se vogliamo parlare di creatività sconnessa all'innovazione, ne vediamo quante ne vogliamo, ma di base la creatività non per forza crea innovazione. L'innovazione invece è proprio rimanere nella tradizione e muovere la tradizione in modo contemporaneo. Questo vuol dire innovare. A livello antropologico, fra 50 anni avremo spostato di qualche millimetro quello che mangiavamo nel 1950, l'avremmo spostato di pochissimo. Quello che mangiavamo 20 anni fa lo mangeremo fra 20 anni, tranne qualcosa che magari inizierà un po' a scomparire dalla faccia della terra, ma di fatto un italiano non rinuncerà mai a una carbonara, una matriciana, alla coda alla vaccinara, alle lasagne, ai tortellini. Però è da dentro che bisogna muovere la tradizione e non pensare che la tradizione sia qualcosa di fermo. La tradizione non è ferma, siamo noi che la vediamo ferma, la tradizione si muove, perché se no non crea innovazione. Quello che è innovazione oggi era tradizione, cioè sarà tradizione domani. Però spostare qualcosa, quindi innovare veramente vuol dire muovere globalmente un qualcosa nel gusto a livello antropologico sulla massa, non su delle nicchie di 4 persone, 4 clienti, 4 chef e 4 critici. Lì non si muove niente, lì si fa dell'estremismo magari per riuscire a lanciare dei nuovi concetti, ma poi bisogna vedere 20 anni dopo che cosa è rimasto. E tu come pensi di poter aiutare? Io ho già fatto molto, a partire dal sale, a partire dal pensiero dei gusti primari come carta d'identità, fino all'altro anno quando sono riuscito a spiegare il quadraling. Quindi il quadraling ad esempio è un qualcosa che porta fuori un concetto dove a volte se penso troppo al quadraling io non riesco più a progettare, perché ho trovato questo sistema di come inserire i gusti primari in bocca, e questo mi dà milioni di variabili con lo stesso piatto, quindi a volte veramente diventa un pensiero infinito che mi blocca un po'. 2 anni fa ho aperto il congresso col numero aureo, col numero di Dio. La gente l'ha guardato così e dire: ma che cosa c'entra la serie di Fibonacci, quella che c'è lì sul castello, la spirale aurea? Ho detto: ragazzi, ma a me lo dovevano insegnare quando ho fatto l'istituto alberghiero, me lo dovevano insegnare 40 anni fa questo numero aureo, che è una proporzione di bellezza, giusto per ricollegarci al senso estetico del piatto. E invece non me l'ha mai detto nessuno, l'ho scoperto a 49 anni perché avevo una polmonite ed ero a casa davanti al televisore e vedo la pubblicità di un libro di matematica che si intitolava La sezione aurea. Cos'è la sezione aurea? Lo cerco, scopro questo numero fantastico e dico: sì, ma io lo faccio tutti i giorni, solo che non te ne rendi conto. Quindi arrivare a un congresso e mandare a casa la gente con il concetto di un rettangolo aureo. Che cos'è un rettangolo aureo? Che tutti ne abbiamo uno in tasca, perché una carta di credito è un rettangolo aureo, quindi la proporzione che c'è tra il lato lungo e il lato corto è 1,6180 se vogliamo utilizzare i primi 4 numeri, perché non si può scrivere, è infinito. Su internet ne potete trovare una versione con 10.000
decimali dopo la virgola, che è infinito. Quindi utilizzando i primi 4 numeri dopo la virgola è 1,6180 e questo numero è fantastico e ti dà la possibilità di ragionare su delle forme, su delle proporzioni di bellezza. E il numero si scrive Φ, il numero aureo si scrive Φ, da Fidia, che è il primo quello che l'ha inventato e l'ha utilizzato per creare le proporzioni del Partenone, però l'hanno usato tutti, da Leonardo a Michelangelo, a Botticelli, a chi volete. Tutti i più grandi artisti hanno usato il numero aureo, tutti i più grandi architetti usano il numero aureo ancora oggi, ma perché è una proporzione di bellezza che c'è in natura, solo che poi tra Fidia e Fibonacci, grazie alla spirale aurea, sono riusciti a costruire un qualcosa che è matematico. Questo vuol dire portare avanti un po' le cose, questo vuol dire muovere un po' le cose, quindi vedere una lasagna anche sotto un aspetto aureo è qualcosa che cambia. Molto interessante. Tu sei uno dei cuochi italiani più presenti nella 50 Best. Più presenti nel senso che sono rientrato 3 volte. Comunque dovrebbero darmi un premio del re-jumping. Un veterano della 50 Best. Un veterano dell'elastico. Mi buttano fuori dalla porta e rientro dalla finestra come la zia. A cosa è dovuto secondo te il tuo appeal internazionale rispetto a... Ma è dovuto dal fatto che magari ha sempre quasi un po' coinciso col Salone del Gusto, perché si crea più attrazione di giornalisti, di persone collegate al mondo gastronomico. Probabilmente questo up and down continuo è legato. Io sono sincero, un'uscita l'ho imputata al fatto che non si era capito il cambio che stavo facendo. Sì. E quindi io, non rimanendo sempre in linea con me stesso, e quindi poi il cambio, cioè non posso pretendere che si capisca immediatamente quello che faccio. E allora magari può essere visto come qualcosa che non è all'avanguardia o che non piace, però poi guarda caso dopo 2 anni più o meno tutti fanno quello, quindi diciamo che fino adesso i miei cambi non sono andati in direzioni sbagliate. Tra poco la cerimonia dei 50 Best si terrà a Melbourne. Secondo te è solo marketing o serve muovere? No, è un intelligente marketing che secondo me crea ancora più movimentazione a questo strumento che è 50 Best e che ha spopolato un po' in tutto il mondo e che ha creato una nuova tipologia anche proprio non di valutazione, ma di movimentazione di quello che è la gastronomia di tantissimi paesi. Abbiamo visto che ci sono stati dei paesi che hanno saputo investire, ma proprio a livello istituzionale, e i 50 Best gli hanno reso parecchio di immagine e di popolarità. Quindi direi che spostare il 50 Best, sapete che c'è? È anche carino perché chi può partecipare non va sempre nello stesso posto, questo sì. Beh, scomodo per noi di Londra che ce l'avevamo comoda. Comunque sì, è bello. Sì, però un cambio secondo me non è stato male. Poi ripeto, lo trovo veramente un marketing molto intelligente e questo quindi non ha l'accezione che sembra, perché con la parola marketing sembra che diamo sempre un'accezione negativa, no? Però è proprio 50 Best che secondo me ha insegnato alla gastronomia un po' di marketing e questo è fondamentale. Oggi comunque senza marketing un'azienda non sta in piedi e questo io lo trovo molto importante per quello che è la gastronomia, anche avere un approccio con una visione, non con accezione negativa quando senti la parola marketing, deve essere normale oggi. A voi cosa ha dato a parte più prenotazioni? Guarda, quando c'è gli anni che rientrano in 50 Best, vedi immediatamente le mail di prenotazione da fuori Italia, fuori Europa.
io potrei veramente dare i miei bilanci ai 50 Best e fargli vedere come incide anche nei grafici di presenza estera, assoluto. Raddoppia la presenza estera. Davide Scavin dove ha mangiato meglio nell'ultimo anno? Non lo posso dire, Allora, non lo cos'è? posso dire perché sono un votante, quindi darei Ok, ok, un'anticipazione. ok, no, no, ok. A parte ristoranti della lista, facciamo così, a parte ristoranti da lista, dove, in generale, dove hai Ah, mangiato? dove vado a Torino? Se volete vi dico Anche a Torino, anche a dove vado a Torino. Torino. Io non esco, non vado per ristoranti, Ah, ok, vado poco. ok. E, no, normalmente cerco dei posti sconosciuti, proprio che non mi riconoscano, in modo che magari mi servono quello che fanno normalmente, perché altrimenti arrivi in un posto, ti riconoscono e ti stravolgono tutto quello che fanno di normale, e, e quindi cerco dei posti sconosciuti, questo è quello che faccio. Qualche grande sorpresa c'è stata quest'anno in termini di posti sconosciuti. No, ho avuto un posto a Seoul, mi hanno portato in un posto che sembra di entrare dentro una casa piccolissima con tre signore che lavoravano in una cucina che era grossa come sto tavolo e non so come facessero a sfornare tutto quello che portavano sul tavolo di cucina tradizionale coreana. Era proprio anche il posto fantastico. Questo sì, mi è piaciuto molto, una grandissima cena coreana tradizionale, però ripeto in un posto che non ci sarei mai entrato, guardando da fuori non sarei mai entrato. E quando invece tu fai da mangiare per degli amici, magari a casa, vai sul super classico, Ah sì, sì, assoluto. qual è il tuo il piatto forte classico di No, ma non ne ho Scavin? piatti forti classici, cioè dipende che La cosa trovo in carbonara magari, frigorifero. no? Pasta tendo a non cucinarne tantissima. Se proprio, ad esempio, in questo periodo qua, cioè, mi piacciono molto i brodi, e quelli che sono gli agnolotti, le cose tradizionali in brodo. Amo molto i brodi, queste parti qua, le zuppe. Però diciamo che qualsiasi cosa funziona, a seconda di che cosa. Diciamo che un pezzo che non va di moda ultimamente, però è un pezzo di foie gras e ce lo cucino sempre, perché comunque è una cosa che amo, insieme alle uova. Quindi sono... E il vino di cui non puoi fare a meno, qual è? Ah, vino bianco eh, fermo o con bolle, però ultimamente solo più fermo. Base i soliti, Chardonnay e Sauvignon sono quelli che amo, poi comunque questi su bianco mi piace. Ho preso molto le distanze dai vini rossi, solo più Pinot Nero, possibilmente Oltralpe. No, però i grandi Pinot Neri italiani, però solo i grandi, cioè vino nero veramente, cioè o il vino nero, il vino rosso o un grande Pinot Nero o qualcosa del genere, oppure altrimenti anche no. Ok, Poi i bianchi mi accontento un po' di più. ti anticipo che i nostri lettori sono un po' viziati e va di moda che tutti gli chef vengano a Londra, sia temporaneamente o in modo più permanente. Vuoi fare un salto anche tu? Certo che faccio un salto, verrò a fare un salto volentieri, in primavera credo. Ok, allora noi ti aspettiamo, facci sapere quando arrivi che poi informiamo tutti, ok? Sì, ciao, Grazie mille, grazie a ciao. voi, è stato molto bello, mi è piaciuto.